Siamo venuti a fare un salto a Pucón prima di rientrare in Argentina per riparare il van. È un bel paesino, si sta veramente bene anche in autunno. Qui ci sono tantissime case fatte in legno che assomigliano un po' alle nostre case di montagna. E Pucón sorge sulle rive del lago Villarrica, che poi dà il nome anche al vulcano Villarrica, che è qua sopra di noi, uno dei vulcani attivi. Pensate che in questa parte sud del Cile c'è stato negli anni 60 il terremoto più forte nella storia da quando si registrano con i sismografi tutti i movimenti della terra, ed è il famoso terremoto di Valdivia del 1960. E tra l'altro la spiaggia vicino a cui abbiamo parcheggiato è completamente ricoperta da sabbia vulcanica. Adesso si è ricoperto di nuovo, ma quello lì è il vulcano Villarrica. Qui c'è il nostro van pronto per la prossima avventura. Che andiamo a fare adesso? Andiamo a vedere un ojo de agua, una specie di cenote però qua in Cile, e andiamo a vedere, purtroppo non ci si potrà fare il bagno, però oggi è una bella giornata quindi cerchiamo di sfruttarla. E poi come ulteriore regalo a Nirvan abbiamo procurato 2 pneumatici, uno l'abbiamo messo qui e l'altro al posto della ruota di scorta. Erano veramente da cambiare. E tra l'altro Pucón, essendo una città a grande rischio vulcanico perché sorge praticamente sotto al vulcano, l'amministrazione qui ha messo questa striscia verde che è praticamente una linea di evacuazione da seguire per allontanarsi dalla zona dove ci potrebbero essere degli effetti negativi quando il vulcano erutta. Eccola qua, la linea verde. Ormai il radiatore sta dando i suoi ultimi segni di vita, cioè ha ceduto ancora. Vabbè, meno male che c'è quello nuovo, quindi si aggiusterà. Per fortuna che ce l'abbiamo dietro, stiamo più tranquilli e ci possiamo godere adesso questo posto. Tra l'altro qua natura del Costa Rica, proprio. Sì, sembra di essere tornati in Centro America con tutto questo verde. Voglio entrare. Adesso non si vede benissimo perché non c'è il sole, però di solito è blu, veramente di un blu molto intenso. È particolare perché arrivano cascate da tutte le parti e si ritrovano in questa specie di lago, veramente bellissimo, tutto circondato da natura verde. Fa molto Jurassic Park questo posto, davvero bellissimo. Bellissime anche queste scale che scendono nella foresta. E poi a dirla tutta, questa attrazione è tra le più economiche del Cile, abbiamo soltanto pagato 2 euro per l'ingresso, quando abbiamo potuto vedere che in Cile i prezzi per i luoghi turistici sono costosissimi, soprattutto per noi stranieri. Invece in questo parco non c'è distinzione. Ma che bello, che bello! Questa è la Laguna Azul, acqua cristallina, si vede il fondo.
Se non ti puoi buttare godi solo a metà. Eh sì, vabbè, è stato bello lo stesso, dai. Cosa facciamo adesso? Torniamo in Argentina, il radiatore ci chiama. Stiamo cercando il posto per la nostra seconda notte qui in Cile, immersi nella natura, e mi sa che l'abbiamo trovato. Dall'alto mi sembra veramente interessante. Siamo arrivati, qui c'è un fiume. Siamo alle pendici del vulcano Villarrica e ci siamo sistemati in questo posto, devo dire niente male, anche se ci sono un po' di rifiuti, ma la situazione non è così drammatica. Posizioniamo quindi la finestra del nostro van praticamente con la vista del fiume. Qui c'è anche un piccolo sentiero dove si può scendere e magari domani mattina si può fare colazione qua. È tutto praticamente nero. Dai, c'è un bel panorama, bello, bello. Questi sono tutti i residui del vulcano. E direi proprio che ci vediamo domani. Bellissimo posto per dormire la notte qui in Cile. Questa zona ci sta piacendo veramente tanto e siamo un po' pentiti di non essere entrati un po' più su, per aver fatto il sud del Cile mentre abbiamo fatto il sud dell'Argentina, che è prevalentemente desertico. Però poco male, grazie al radiatore siamo finiti qui. Il rumore dell'acqua ci ha fatto compagnia stanotte, non è venuto nessuno, siamo stati veramente tranquilli. Anche se devo dire che questo posto è un po' lo scarico della spazzatura di qualcuno, sia da questo lato che da questo. C'è una gomma enorme e tantissima spazzatura. Mi piace che anche in un paese all'avanguardia come il Cile ci siano questi posti, ma del resto, come da ogni Italia e come in quasi tutti i paesi che abbiamo visto, c'è gente che non cura il proprio territorio perché non si rende semplicemente conto del potenziale che c'è. Comunque, senza fare troppa critica, noi adesso ci siamo preparati, anzi abbiamo già pranzato perché questa mattina ce la siamo presa comoda, quindi siamo pronti a rientrare in Argentina perché lunedì c'è l'appuntamento col meccanico perché ripareremo il radiatore. Siamo quasi arrivati alla frontiera con l'Argentina. Questa è l'ultima volta veramente che entriamo in Cile. Forse, non si sa mai perché l'avevamo detto anche l'altra volta. Questa parte del Cile è davvero bella, infatti quando torneremo in Sud America ci piacerebbe esplorare anche la parte un po' più a nord che non abbiamo visto questa volta perché era troppo tra Argentina e Cile, quindi la vedremo la prossima volta, però ci è piaciuto molto, soprattutto questa combo vulcani e acqua. Adesso ci stiamo dirigendo verso il passo Maluil, un passo molto famoso a 1200 metri perché è proprio sotto il vulcano Lanín e ce l'abbiamo praticamente qui davanti a noi e la cima è innevata.
Purtroppo siamo arrivati quando la frontiera ha appena chiuso, bastavano solo 5 minuti e saremmo passati in Argentina. Però adesso siamo qui al passo, abbiamo trovato un posto per la notte, alle falde del vulcano Lanín che ci guarda da lassù. Farà anche un po' freddo stanotte, comunque domani la frontiera apre alle 8, quindi riproveremo un'altra notte in più in Cile, va benissimo. Da qui parte proprio il sentiero per arrivare in cima, lì su. Questa mattina siamo riusciti a uscire dal Cile e adesso entriamo in Argentina. Sono le 10, è una giornata stupenda e siamo praticamente proprio alla frontiera che si chiama Passo Mamuil. Ecco qua il confine. Ah cavoli, ma finisce l'asfalto. Benvenuti nella Repubblica Argentina. Ci piace, ci piace. Adesso subito a mangiare la pizza perché torniamo in un posto dove abbiamo trovato una pizza forse la migliore della Panamericana e il gelato più buono, quindi siamo molto carichi. Tra l'altro ci sono questi alberi che sono meravigliosi perché hanno migliaia di anni, hanno visto probabilmente dinosauri, sono bellissimi. Hola, buen día. Sí. Dos personas. Muchas gracias. Tenga un buen día. Sí. Siamo tornati a Bariloche e ci siamo sistemati per la notte nella spiaggia che c'è qui a sud della città. Un posto in cui siamo stati tantissime notti a causa delle riparazioni che abbiamo fatto. È un posto in cui siamo tornati perché ci siamo trovati bene, perché oggi abbiamo l'appuntamento con il meccanico Luis che ci ha aiutato tantissimo a rifare la frizione al Ducato. Quindi oggi completiamo tutte le riparazioni necessarie al nostro van. Sia chiaro, lo facciamo adesso perché abbiamo trovato i pezzi, abbiamo trovato una manodopera di fiducia, anche se comunque abbiamo finito il viaggio. Vogliamo lasciare Nirvan nel migliore dei modi. I risvegli qui a Bariloche sono sempre meravigliosi. Ormai sta arrivando la stagione invernale, fa molto freddo. Questa mattina c'erano 0 gradi. In questo posto ci sono tantissimi camperisti che vengono qui perché è un campeggio libero e la vista sulla città è molto bella. Lì in fondo si vedono le Ande e il confine con il Cile. Adesso dobbiamo andare a comprare il liquido refrigerante perché cambieremo tutto, sia il liquido che il radiatore e anche i supporti del radiatore che sono ormai distrutti. Ieri dopo la frontiera con il Cile abbiamo dovuto rabboccare tantissime volte la vaschetta e il liquido è cominciato ad uscire anche da questa parte. Lì si è sistemato anche un camperista argentino che ha una casa villa in questo autobus incredibile. E poi mi piace che gli argentini scrivono sempre delle frasi motivazionali sui loro mezzi. Qui hanno scritto: fa della tua vita un sogno e della tua vita una realtà. Poesia. Tra l'altro notavo che il simbolo della protezione civile è lo stesso anche in Argentina rispetto a quello che abbiamo noi. Bella, bella, bella questa spiaggia. È acqua limpida come sempre. Qui in Patagonia non abbiamo ancora trovato un lago con un'acqua che non sia cristallina e completamente limpida.
Ok, arrivati dal meccanico. Come mi faceva notare Luis, siamo arrivati dal meccanico con il radiatore praticamente a pezzi, vero? Piccolo cagnolino. Sta gocciolando tutto, mannaggia. Está apretado, ¿no? Todavía. Sì. Passiamo. Ok, i meccanici hanno svitato tutto e adesso tolgono il radiatore, se esce. Así. Agarra. Adesso i meccanici si sono messi al lavoro per smontare il radiatore e togliere tutto il liquido refrigerante che è rimasto. È un'operazione che avevamo già fatto in Costa Rica. Qui è praticamente rotto anche qui, è proprio da cambiare. Qua tra l'altro c'è anche della polvere. Come ingresso questa polvere? Esa es de Bolivia, questo è sicuro. Lo más difícil fue Bolivia. Sì, sì, è praticamente distrutto qui. Ecco il nuovo, cioè la differenza è abissale. E con il radiatore nuovo completiamo le lunghe riparazioni post Panamericana e possiamo proseguire tranquillamente i 1500 km che ci separano da Buenos Aires. Ragazzi, ora noi ci mettiamo alla guida e ci vediamo al prossimo video direttamente dalla capitale argentina.